Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi insieme realizziamo questa borsa molto semplice con un punto alla portata anche dei principianti. Come potete vedere dalla foto, il punto ha questo effetto di piccole lineette molto particolare. Per la realizzazione di questa borsa io uso un piccolo fondo tondo, un cordino macramè, un manico riciclato e uncinetto numero 4 e numero 6 comprati su Amazon. Nel box informazioni vi metto tutti i link se volete acquistare. Iniziamo il nostro tutorial infilando il nostro filato in ogni foro. Per infilare io uso un uncinetto numero 4 per aiutarmi, vedete, ad entrare nei fori. Entro in ogni foro. Allora, i piedini, se usate il mio stesso fondo, sono rivolti verso di me. Sotto invece abbiamo i piedini schiacciati, vedete, abbiamo le borchette schiacciate, quindi deve essere messo in questa maniera qui. Inizio entrando, vedete, in ogni foro, carico il filo in questa maniera e mi aggancio così al primo foro. Adesso entro in ogni foro in questa maniera, vedete, da dietro, esco da dietro, carico il filo in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e realizzo una maglia bassa. Di nuovo entro nel prossimo foro, all'interno così carico il filo e vado a realizzare un'altra maglia bassa. E così in ogni foro, quindi in ogni foro semplicemente, vedete, entriamo, carichiamo il filo sull'uncinetto e maglia bassa. E andiamo a realizzare maglie basse per ogni foro, una sola maglia bassa in ogni foro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, nel penultimo punto, entriamo di nuovo nel punto dove ci siamo agganciate, in questa maniera qui, e realizziamo un'altra maglia bassa, perché la prima chiaramente è una maglia bassissima, una catenella per agganciarci. Adesso guardate, io entro nel punto in questa maniera qui e vado a chiudere a maglia bassissima, quindi carico il filo e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Mettiamo il marcapunti qui, vedete, nel punto dove abbiamo chiuso. Quindi adesso per proseguire vado a cambiare il numero di uncinetto. Allora io uso un uncinetto molto grande che è il numero 12. Questo perché voglio che la lavorazione venga larga, quindi non deve tirare troppo. Entro, vedete, nella solina centrale, quindi entro al centro, non prendo 2, ma prendo la solina esterna, entro all'interno in questa maniera qui, carico il filo e lavoro una maglia bassissima. Allora, diciamo che per questi punti qua, che sono stati fatti con l'uncinetto più piccolo, inizialmente può essere un po' più faticoso entrare, però dalla seconda riga in poi sarà semplice. Quindi entriamo, vedete, al centro, quindi nella solina esterna in questa maniera qui, carichiamo il filo e maglia bassissima in questa maniera qui. Di nuovo, vedete, nella prossima sempre al centro, quindi maglia bassa in costa, entriamo al centro in questa maniera qui, carichiamo il filo e maglia bassissima. Quindi in ogni punto, vedete, che segue, lavoriamo delle maglie bassissime in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, semplicemente lo togliamo. Nel mio caso io, vedete, lo sposto qui perché so che qui terminerà praticamente ogni volta la mia riga, ok? Quindi lo sposto nella parte sottostante e vado adesso a proseguire sempre la lavorazione in questo modo. Entro all'interno, vedete, sempre al centro, quindi entriamo sempre al centro della lavorazione, carichiamo il nostro filo e maglia bassissima. Nel prossimo entriamo al centro, carichiamo la maglia,
carichiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Di nuovo, guardate, entriamo al centro, carichiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. E così per tutti i nostri giri fino ad arrivare all'altezza desiderata. Quindi adesso vado a proseguire. Vi raccomando di stabilire bene l'uncinetto adatto al filato. Se usate questo macramè, io con il 12 mi sono trovata bene. Ovviamente se usate un cordino più sottile è chiaro che andrà usato un uncinetto più sottile. Ovviamente l'uncinetto deve essere comunque più grande di quello che normalmente vi consigliano per quel filato. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, come potete vedere io ho proseguito per un totale di 21 righe, quindi basterà che voi contate, vedete queste lineette, ogni lineetta sarà una riga. Adesso vado a ridurre il mio uncinetto, quindi vedete mi sono fermata proprio sul punto corrispondente al marcapunti, prendo un uncinetto più piccolo e vado a lavorare un punto, quindi un bordo. Entro all'interno, vedete qui, e lavoro una maglia bassissima. E qui vado a mettere, allora entriamo così prendendo bene il punto e lavoriamo un'altra maglia bassissima. E qui vado a mettere un marcapunti. Mettiamo quindi, vedete, il marcapunti. Adesso dobbiamo andare a lavorare un'ultima riga di maglia bassissima prendendo entrambe le asole, quindi entriamo all'interno, vedete, carichiamo il filo e semplicemente a maglia bassissima, quindi non più in coste, perché così il bordo rimane rigido, non si affloscia. Io ho ridotto l'uncinetto, sto lavorando con uncinetto numero 6, quindi per il bordo andiamo a ridurre l'uncinetto, valutate voi in base al numero che state già lavorando. E vado, vedete, semplicemente a fare delle maglie bassissime e andiamo a completare fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo i marcapunti, io taglio il mio filo, lo vado a sfilare in questa maniera qui e vado chiaramente a chiudere il punto. Quindi tolgo il marcapunti, mi aiuto con un uncinetto, vedete, da dietro, così, carico il filo e lo faccio passare in questa maniera. E poi, vedete, qui faccio in maniera che deve sembrare un punto, quindi entro così e nascondo il filo all'interno ovviamente della lavorazione, in questa maniera, vedete? Quindi così, vedete, abbiamo terminato la nostra borsetta. Ovviamente io ve l'ho fatta in scala ridotta, voi potete farla di tutte le misure che volete. Adesso vado a posizionare questi manici, vedete questo manico, ma lo vado a posizionare ai due fori, quindi vado a cucire. Lo posiziono centralmente, sia a destra che a sinistra. Il primo lo metto, vedete, più su, quindi lo vado a fissare così, l'altro invece lo vado a fissare più giù per dare una forma diversa alla borsetta. Allora ragazzi, io vi faccio vedere come ho cucito un po' più in basso rispetto all'altro, vedete, guardate, questo l'ho cucito più alto e questo più in basso, in questa maniera qui, ovviamente nei lati, vedete, per dare questa forma un po' diversa al manico, quindi alla stesura del manico. Adesso vado a, ovviamente qui vedete dobbiamo andare a nascondere tutti i fili, quindi internamente andiamo con ago a nascondere tutti i fili. Adesso vado a creare una chiusura con il filo stesso della borsa, quindi stesso con il macramè vado ad infilare un filo in un ago a punta tonda. Una volta vedete che abbiamo stabilito il nostro centro, subito dopo io inizio ad infilare, vedete, così entro lasciando ovviamente il filo abbondante e poi entro in quello dopo. Entro in quello dopo, vedete, e in quello dopo così. Qui ho quello dopo e quello dopo, così. E così vedete in ogni foro molto molto visibile che si è formato. Facciamo questo
per tutta la borsa, quindi per tutto il perimetro della nostra borsa. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare al centro. Una volta vedete che arriviamo nella parte centrale, quindi siamo usciti a fianco, taglio il filo, vado a fare un nodino per non far sfilare tutto il nostro macramè in questa maniera, e faccio la stessa cosa anche da quest'altro lato, cercando di fare più o meno il nodino alla stessa altezza. Adesso ovviamente possiamo anche fare così, quindi cerchiamo di sfilare il macramè così avrà questo effetto, vedete, sfilato sotto il nodino. Ovviamente questo dopo aver fatto il nostro nodino. Ecco qui. Allora, io chiaramente ho fatto questo per bellezza, non andrò a chiudere arricciando la borsa, ma vado a posizionare, vedete, delle chiusure che avevo già, quindi le vado a riciclare all'interno della borsa, perché mi piace che la borsa si chiuda in questa maniera qui. Andiamo ovviamente a foderare sempre la borsa, altrimenti la borsa non prende una forma ovale, ma è chiaro che essendo di tessuto si muove in base, insomma, a come noi la tocchiamo. Vedete, se la tocchiamo così rientra, se facciamo così esce, insomma, quindi quando foderiamo invece le borse questo effetto non l'abbiamo. Io adesso vado a posizionare le chiusure, sicuramente poi nell'anteprima vi faccio vedere la borsa completa. Io vi ringrazio come sempre di seguirmi e vi saluto rimandandovi al prossimo tutorial.